Ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Dobbiamo andare a pulire tutto l'oliveto, altrimenti le olive non le raccogliamo e guarda che mezzo oggi lo testiamo insieme. Negli ultimi anni sto testando sempre nuovi attrezzi, nuovi macchinari che possono aiutarmi nella gestione dei miei terreni. L'Uliveto in particolare è un terreno fatto di terrazzamenti tutti irregolari. Entrare con trattore o con motocoltivatore molte volte è difficoltoso. Per questo ho voluto testare il trattorino BCR della Billy Goat. Trincia tutto, veramente una bomba. Guarda come lavora. Allora, cosa possiamo dire? Prima zona tagliata, mizzega. Lavoro veramente bello, pulito. Diciamo subito dei plus che mi piacciono. Baricentro basso. Qua è un baricentro veramente bassissimo. Di che cosa stiamo parlando? Col trattori siamo tendenzialmente molto più alti, quindi soprattutto in pendenza, come vedi qua è tutto scosceso il terreno. Col trattore a un certo punto fai sempre questa azione. Un conto se lo fai a 50 cm da terra, più o meno, sarà sì, 70 cm da terra. Un conto se lo fai un metro e 10 a terra, soprattutto con stazze e con pesi diversi. Altra cosa, la trincia. Hai visto la velocità d'andamento? Devo dire, quando me l'hanno portato ero un pochino scettico, perché qua abbiamo due lame e secondo me non riuscivano a fare un ottimo lavoro. Soprattutto mi dicevano, guarda, è una macchina che è pensata per entrare in campo quando non sai che cosa c'è sotto. Ramaglie, guarda, anche se sono alberelli, alberi, vagli sopra. Devo dire che effettivamente lavora in modo agile, veloce e ottimo. Ora, come vedi, attorno agli alberi, faccio un esempio qua, qui, ma guarda, anche qua, vieni a vedere, non sto passando, questi qua dopo li tolgo tutti, altro che del cespugliatore a mano, qua passo, ma vado a battere il roll bar, cioè ci andrò sotto. Questo perché? Perché ho paura di toccare le olive. Va bene che tipo ne abbiamo anche la parte alta, siamo pieni, però insomma meglio riusciamo a lavorare, meglio è. Ah, ecco, una particolarità, come visto sto usando i guanti, sto usando gli occhialini. Se fate questi lavori dovete mettere sul caschetto con la visiera, perché arrivano delle stencate in faccia, non tanto detriti ma rami e ramoscelli. Forse qua sono graffiato da qualche parte perché ne ho appena preso uno in faccia, quindi anche questo da considerare. Detto questo, continuiamo con il lavoro. Macchina fantastica. Ora vado a fare la parte sopra. Ti ricordo che l'uliveto è diviso in 4 quarti. Vado a fare il secondo quarto. Dopo che ho fatto il secondo quarto abbatto il roll bar e faccio il passaggio, in modo tale che anche se sono qua con le reti non ho nessunissimo problema, non mi si bucano e basta, molto semplicemente.
un secondo dal lavoro in campo per andare a vedere alcune caratteristiche veramente uniche di questa macchina. Se la vedi un pochino sporca, bagnata, perché abbiamo appena finito la giornata e questi sono i punti che mi hanno colpito soprattutto durante l'uso. Io sono 2 metri d'altezza, devo dirti che c'è una comodità veramente pazzesca. Guardate, lavoro veramente comodissimo, ho tutto lo spazio necessario, tutte le manovelle varie sono messe al punto giusto. Forse la cosa che poi mi piace veramente tanto è il baricentro molto basso di questa macchina. Questo è sintomo veramente di stabilità. Mi sento comunque ben protetto dalla roll bar, in alcuni casi l'ho utilizzata abbassata, in altri casi, essendo comunque su terreno scosceso, ho preferito mantenerla alzata. Particolarità veramente interessante: sulla roll bar all'interno abbiamo queste levettine, si muovono in base alla pendenza che sta raggiungendo la macchina. Questa è un'indicazione molto importante per farci capire sino a dove possiamo muoverci e quanto possiamo ancora andare a lavorare in rapidità. Nella plancia di comando trovo pochi tasti, ma quello che mi serve, quindi attivazione delle nostre lame, un tasto con la lettera R che mi permette di lasciare accese le lame anche quando retrocedo, quindi anche il retro, e il cruise control. Soprattutto io non l'ho utilizzato, ma se dovessi avere un terreno di lunga distanza tutto a livello, posso senza problema andarlo a utilizzare. Questo modello in particolare è un 4 ruote motrici. L'ho voluto così perché volevo un grip maggiore, soprattutto in pendenza. Ti ricordo che nel caso non dovessero bastare le 4 ruote motrici, hai un blocco differenziale appunto per certi punti dove magari sei più in difficoltà. Io in particolare l'ho utilizzato oggi, il terreno era bagnato, quindi è stato utile in alcune situazioni in particolare. E questo è il risultato. La qualità di taglio è veramente di un livello altissimo grazie alle lame flottante e al piatto falciante robusto che permettono di sfalciare veramente tutto. Il piatto lo puoi chiedere come il mio da 92 cm con lame e coltelli flottanti, oppure da 110 cm con 3 gruppi lama a croce studiata appositamente per ottimizzare il taglio su erba particolarmente alta. Andiamo a vedere sotto il cofano. Abbiamo un 28 cavalli, veramente una bestia, un filtro ad aria veramente comodo per andare a fare la manutenzione e occhio il raffreddamento dell'olio della trasmissione, in modo tale che possiamo andare a lavorare anche nelle giornate più calde. Ora, ci sarebbe ancora tantissimo da dire su questo trattorino BCR. A me importava farti vedere come funzionava, le caratteristiche sono importanti, ma le caratteristiche quando le vedi applicate in campo durante il lavoro sono veramente esaustive. In descrizione ti lascio il link al sito, in modo tale che tu possa andare a vedere tutta la linea, quindi tutte le varie macchine, e andare a capire meglio, in base anche alle caratteristiche, quello che fa più al caso tuo. Il lavoro fatto in 3 orette e mezza, ottimo lavoro. Devo dirti, in certi punti vedi inerbito perché passerò comunque con la trincia. La trincia motocoltivatore o non solo ha un funzionamento differente. Qua devo andare sotto la ramaglia perché il piatto è sotto di me, la trincia è avanti, quindi facciamo un esempio, anche qua sul bordo vado con la trincia, sono bilanciato verso il dietro perché gli metto sempre un peso, anche se arrivo a bordo non lo vedo, però riesco a stare in equilibrio. Devo dirti però che è un macchinario fantastico. Se avessi dovuto fare tutto questo lavoro a motocoltivatore ci avrei messo probabilmente un 8-9 ore con molta ma molta più fatica, con molta più stanchezza. Se fai
lavori del genere, mi raccomando due cose: il caschetto, qua forse ho un segno, questo molto semplicemente perché solo gli occhialini non bastano se hai le ramaglie. Sono piacevolmente stupito. Parlando poi anche di consumi, devo dire che avrò fatto circa, secondo me, una tanica, neanche un 5 litri, che è niente, benzina. Ora, se ti è piaciuto questo video dove andiamo a testare in modo estremo questi tipi di macchinari, mi raccomando, scrivimelo qua sotto nei commenti. Farmer, ci vediamo a un prossimo video. Qua sta ricominciando a piovere, chissà quando raccoglieremo. Vabbè, questa sarà un'altra avventura. Ci vediamo a un prossimo video, ciao a tutti.